Arrivati nel deserto, siamo nel Wadi Rum, ci hanno appena offerto del tè bollente, sa un po' di arrosto, questo l'ho visto. Arrivati nel deserto, questa sarà la nostra camera per stanotte. Questa è la camera da fuori e questa è la vista. Ma l'avrebbe saputo, penso. Si è arrabbiato molto perché abbiamo preso il trip. Beh, abbastanza. Sì, perché anzi si è anche scaccolato a un certo punto dal nervoso. Davvero? Niente, stiamo dicendo che qua provano a venderti il Jeep Tour quando ti vendono la camera su Booking. Il problema è che noi abbiamo prenotato il Jeep Tour con un'altra, quindi il proprietario ci è rimasto un po' male E adesso ci sputano in e adesso bisogna vedere nella cena di stasera cosa ci sarà. Scusate, dove siamo? Nel deserto. Siamo nella sala mensa di questo resort in mezzo al deserto, dove la pulizia è un po' così così. Adesso andiamo a vedere cosa c'è da mangiare. Cena beduina con riso, pita e pollo arrosto, ed è anche buono. Dentro una tenda beduina. Buon appetito. Quanto rotto, scusi, non è così molto. Buongiorno a tutti dal deserto del Wadi Rum. Sono le 5:30 e sta alveggiando. Abbiamo dormito qua, in questa cupola tutta aperta per vedere il sorgere del sole. Che meraviglia! È incredibile la pace. Nel deserto? Sì, è vero che abbiamo salutato Caterina ieri sera col telefono, l'abbiamo vista. Ti ha fatto vedere anche il suo cammello. Ah, la casa. Lassù dove c'è quell'albero verde ci sono le fonti di Lawrence. C'è una sorgente d'acqua, infatti sono spuntate delle piante che venivano usate da beveratoi per i cammelli qua sotto. Come la roccia di Pesa. Su queste pietre lasciavano i messaggi i viandanti con le carovane. I viandanti lasciavano scritto se il percorso era tutto ok o no. L'acqua della fonte, vedete, veniva e viene tuttora usata come abbeveratoio per i cammelli.
Siamo all'interno del Wadi Rum. Queste rocce si sono formate 18 milioni di anni fa e occupano questa regione, si trovano solo qua, in una parte dell'Arabia Saudita. Sgretolandosi coi millenni hanno formato tutta questa sabbia rossa. È rossissima. Saliamo su questa duna dove avevano allestito il set di Lawrence d'Arabia. Wow! Che spettacolo! In cima stiamo dirigendo verso il Khazali Canyon, dove all'interno ci sono iscrizioni di 2500 anni fa. Fantastico. Inoltriamoci nel canyon. Little Bridge. Alle mie spalle la casa di Lawrence d'Arabia e in questa radura piantavano tutte le tende. Era sotto lì. Sì. Non è rimasto tanto. Un mini cammellino nel deserto. Finito il tour del deserto del Wadi Rum. Questo è stato il nostro super bolide, tutto scassato. Abbiamo anche capito perché lo scassano tutto.
si fanno dei salti. Ciao! Ma eravate in mezzo a sta tempesta voi? No, ma sono stato adesso lì dentro. Ce n'era un po' così. Guarda come tengo il volante. Non andare dritto. Come... No, lo sa più, ma. Lo sa. Buongiorno a tutti. Oggi siamo in centro a Madaba, storica cittadina della Giordania. Qua sono presenti dei famosissimi mosaici. Andiamo a scoprirli. Siamo qua, poi dopo... In questa chiesa ortodossa c'era questo mosaico, che adesso è molto rovinato, che però rappresentava la carta geografica dell'epoca del 600 d.C. di tutte le chiese, dall'Egitto, che si vede là c'è il delta del Nilo, alla Siria fino là in fondo. Qua al centro c'era Gerusalemme, il Mar Morto, col Giordano. Tutto rovinato perché dopo il 600 la città fu abitata dai beduini che usarono le piastrelle del mosaico nei forni per cuocere il pane, visto che trasmettevano bene il calore. Entriamo nel primo luogo storico di Madaba. Qua a Madaba tutti i siti archeologici sono all'interno della città, perché infatti sono stati trovati dopo la costruzione di tutte le città, di tutte le case. Anche questo è incluso nel Jordan Pass. Quest'area archeologica è in mezzo ai palazzi, come si vede, e questo era un palazzo di un signore locale, distrutto nel 700 d.C. a causa di un terremoto. Qua ci sono i resti dei mosaici, là si possono vedere il segno dei sandali, infatti là c'era la porta d'ingresso dove bisognava lasciare i sandali. Per capire quanto era importante Madaba all'epoca, vi dico solo che c'erano 17 chiese. Questa era la piazza, alle mie spalle, e questo è un cardo romano, la strada che portava in piazza. Si vede bene che siamo in mezzo alla città odierna perché lì ci sono le case e dall'altra parte prosegue il cardo. I mosaici all'interno di questa chiesa. Agli angoli erano rappresentate le 4 stagioni. Il periodo iconoclasta però, come si vede, impose la cancellazione di tutte le figure viventi, uomini e animali. Infatti sono tutte cancellate. Il presbiterio. Questo è un altro palazzo nobile dell'epoca e dovete sapere che qui a Madaba scapparono i primi cristiani dopo la fuga da Gerusalemme. E visto che attualmente non ci si può più convertire, i cristiani che sono ancora presenti qui sul luogo sono quelli ancora derivanti dalle famiglie dell'epoca. I peperoni quelli buoni.
Secondo posto archeologico, un altro esempio di cancellazione di una figura vivente, dove sopra poi ci hanno fatto un albero, sempre in mosaico. Questa era la chiesa della Vergine. Anche qua con dei meravigliosi mosaici. Madaba è famosa per i mosaici, infatti 200 anni prima di Cristo c'era già una scuola per l'arte del mosaico. In questo secondo sito archeologico si vede il proseguimento del Cardo, che è quello che si vedeva prima, e in mezzo ci sono le case odierne. L'albero della vita. Questo è il più antico mosaico trovato in Giordania ed era sul Macaronte, l'unico pezzo che è sopravvissuto. Proseguiamo. Pranzo a Madaba, ristorante dentro un mega supermercato di Madaba, ex Carrefour. Tanti bei cibi pronti, la pasta Barilla, mezzo chilo, 1,70 €, 1,80 € circa. Sugo Barilla, lasagne. Anche in Giordania c'è l'Ikea. Ah, c'è scritto anche l'Ikea on Forest. Direzione di oggi Gerash. Quella davanti a noi è Manna. Però non ci fermeremo. Proseguiremo per Gerash. Oggi è venerdì e tutti i negozi sono chiusi, l'unico aperto per comprare il pranzo è questo. Abbiamo qualche cosa di pronto. Siamo nel nord della Giordania, lungo il fiume Yabok, che è dove l'Antico Testamento descrive la lotta di Giacobbe contro l'angelo, che venne sconfitto ferendo Giacobbe alla gamba. E a Giacobbe venne permesso di andare in Israele, il cui nome significa lotta dell'uomo contro Dio. Purtroppo attualmente è diventato quasi un torrente di scarica di Amman. Siamo lungo la strada che porta a Gerash. Siamo arrivati a Gerash e prima dell'ingresso al parco archeologico hanno messo il mercato.
Qua pressano di brutto per comprare. Ciao YouTube, tutto bene? Questo è l'ingresso a Gerash e la prima cosa che si incontra è l'Arco di Trionfo di Adriano, anche se in realtà è stato l'ultimo a essere costruito in onore della visita di Adriano alla città. Infatti la città fu conquistata dai Romani nel 67 d.C., in cui conquistarono tutta la Giordania, anche Petra, e la trasformarono in una città romana. Ho studiato, Adesso stai imparando. hai sentito qua? All'inizio non sapevo. Attraversiamo l'arco. No, ci stiamo La seconda cosa che si incontra è l'ippodromo, che ospitava più di 15.000 persone. Questa è una delle ultime chiese che hanno ritrovato, dedicata alla Vergine. Oltrepassato l'arco di trionfo di Adriano e l'ippodromo, incontriamo l'ingresso vero e proprio alla città. L'ingresso e le sue mura. Questo è il tempio di Zeus. Siamo nella piazza della città che ha forma ovale rispetto alle solite tonde, è particolare per questo. Ci sono ancora tutte le colonne. Stupendo! Lassù in cima c'è il tempio di Zeus. Questo era il cardo che portava alla piazza. Questo era il macello della città. Qua al centro c'era la fontana dove lavavano le carni e tutto intorno le botteghe che vendevano la carne. Che spettacolo! In sottofondo non so se si sente il microfono, ci sono i muezzin, perché oggi è venerdì e il venerdì a mezzogiorno fanno le prediche con i megafoni fuori da tutte le moschee. Fanno un frastuono. Qua ai lati della strada c'erano tutte le botteghe. Ce ne sono due. Quello là. Questo era il cardo e questo è il decumano principale. Si formava l'incrocio principale della città. Qua al centro c'era un monumento di 4 lati, di cui sono rimaste solo le colonne. Tutto intorno i negozietti. Ai lati del cardo c'erano tutti i templi dedicati agli dei. Incredibile che abbiano 2000 anni. Questa era una fontana, vedete qui fuori usciva l'acqua che riempiva la vasca. In un posto così facevano delle fontane del genere. Quella dietro di me è solamente la scalinata per arrivare al tempio di Minerva. Quando siete stanchi me lo dite, anche quando siete stanchi me lo dite. No, ma da qua è uno spettacolo, da qua è... Bellissimo. C'è la signora che... Siamo dentro il piccolo teatro. Guardate che spettacolo! Wow!
Siamo sopra la città e quello là è il Teatro Grande. Quella è la piazza che abbiamo visto prima, vista dall'alto, si vede che è ovale. Tutto il Cardo. E là c'è l'incrocio con il Decumano. Gerash aveva 25.000 abitanti, che sono molti per l'epoca. Faceva parte della Decapoli romana ed era una delle 10 città più romane e più importanti. Qua siamo invece all'interno del Teatro Grande, un'altra meraviglia. Che spettacolo! Salutiamo questo bellissimo posto con il Tempio di Zeus. Ciao! Siamo a Tisbe, che è il paese dove è nato Sant'Elia. Subito sopra hanno costruito questo monastero che vedremo adesso, monastero di Sant'Elia. Questo luogo di preghiera è venerato sia dai cristiani sia dai musulmani. Questi sono i resti della chiesa del 600, costruita in memoria di Sant'Elia. Da qua c'è un panorama che ti permette di vedere il Libano là in fondo. Entriamo dentro i sepolcri. Vedi, qua ce ne sono tre, e qua ci sono due cose, qua è ancora un sepolcro, un letto singolo. Questo è il passaggio. C'è uno che non l'ha mai... Qua vicino a me. Ecco, adesso vieni qua vicino a me. Ecco i sepolcri. C'è un sepolcro dietro a te. Questi sono i sepolcri come erano un tempo. Perché da poi l'ha preso la commozione cerebrale. Perché Enrico era molto... Qua c'era la porta. Vai in pace. Questo è un sepolcro multiplo, infatti c'era un buco qua, due lì, uno lì e un altro qua dietro. Ma di solito sono singoli. Wow. Usciamo. Meglio di no, vero Matteo? No. Sta vedendo le foto Matteo? Comunque è un bel posto. Salutiamo questo posto magico. Ciao. Ah, sapete, non so bene. Avete mai visto una funivia in Giordania? Giumana. Questo va al castello di Ajul. Lo va bene. Ajul. Ajul, sì, sì. Siamo di nuovo all'aeroporto di Amman, fine di questa fantastica vacanza. Stupendo! Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi. Ciao!